Buongiorno da Emanuele e benvenuti in questa quinta puntata della mia serie dedicata alla storia dei videogame. Un argomento che vi ricordo ho avuto modo di trattare in diverse occasioni durante incontri con scuole, in biblioteca, eccetera, eccetera. Nella puntata precedente avevamo visto insieme il biennio 1971-1972 e avevamo visto anche la nascita del mercato dei videogiochi, che in realtà non aveva avuto un esordio così tanto brillante. La Odyssey, infatti, la prima console commercializzata, non aveva poi venduto così tanto. Stessa sorte era toccata anche a Computer Space, il primo cabinato da sala giochi funzionante con monetine. Ma avevamo visto anche come nel 1972 Nolan Bushnell, un giovane ingegnere imprenditore, avesse deciso di credere nel mercato dei videogiochi fondando la prima compagnia che sarebbe poi diventata un marchio storico, e vedremo proprio in questa puntata come la Atari è riuscita a diventare una vera e propria leggenda. Credo che il successo di Atari, che è ricordata anche per aver battuto alcuni record economici, in quanto fino ad allora negli Stati Uniti d'America non si era mai vista un'azienda con una crescita tanto vertiginosa, sia dovuto proprio al carattere particolare del suo fondatore, Nolan Bushnell. Nei libri in cui si parla di lui, o anche nei documentari che ad esempio trovate linkati in descrizione, ci sono interviste a persone che hanno avuto modo di lavorare a stretto contatto proprio con lui, e lui viene spesso descritto come un omone carismatico, molto alla mano ma anche molto sicuro di sé, al punto che, e questo lo si può notare anche dalle sue interviste, non si è mai fatto mettere i piedi in testa da nessuno e non ha mai lesinato critiche anche piuttosto feroci quando si metteva in affari con manager di aziende anche molto più grosse della sua, che però non gli andavano troppo a genio. Nolan Bushnell è sempre stato un uomo molto focalizzato sui suoi obiettivi e pronto un po' a tutto pur di raggiungerli, al punto tale che anche in tempi più recenti non ha mai nascosto di aver ogni tanto piazzato qualche innocente bugia, diciamo così, proprio per cercare di raggiungere i suoi scopi. E una cosa di questo tipo è accaduta proprio in occasione del primo grande successo dell'Atari. Bushnell e il cofondatore Ted Dabney nelle prime settimane di vita di Atari riuscirono a crearsi un buon giro d'affari riparando flipper dalle parti di Sunnyvale in California. Per Nolan Bushnell uno dei segreti del successo era l'apparenza, e tante fonti raccontano che Bushnell all'epoca come prima cosa avesse assunto una segretaria e le avesse detto di aspettare sempre almeno un paio di minuti prima di passargli una telefonata, proprio perché lui voleva dare l'idea di essere sempre molto indaffarato, che la sua azienda fosse sempre in produzione al 100%, e quindi se tu eri anche il manager di una importante azienda, se volevi parlare con il boss di Atari dovevi aspettare. Successivamente riuscirono ad assumere anche un altro dipendente, Alan Alcorn, un giovane e talentuoso ingegnere che Nolan aveva in realtà già adocchiato quando lavorava per la Ampex. Come prima cosa Bushnell chiese ad Alan Alcorn di creare un gioco che ricordasse una partita di ping pong, e per motivarlo e per dargli anche un maggior senso di responsabilità gli disse che il progetto era molto importante perché era stato commissionato da un'azienda di grande rispetto, la General Electric. Bushnell incaricò il suo ex collega Al Alcorn della programmazione del primo gioco arcade. Mi affidò il mio primo progetto, che consisteva nel realizzare un gioco basato sul ping pong, con una pallina in movimento e il punteggio. Mi disse di aver firmato un contratto con la General Electric, ma più tardi scoprì che non aveva alcun contratto. Volevo entusiasmarlo e per farlo pensai di fargli intendere che non era solo un'esercitazione.
Nasce così Pong, il primo videogioco creato in Atari. Rispetto a Computer Space, Pong era un gioco decisamente più immediato e per 2 giocatori, quindi non si poteva giocare in singolo. Però non c'erano troppi tasti da premere, ma soltanto una manopola da spostare verso destra o sinistra per muovere la racchetta. Memore dell'esperienza passata, Bushnell impose anche di scrivere delle istruzioni altrettanto semplici ed estremamente concise. Il risultato fu una frase diventata celebre per gli appassionati di storia dei videogame. Questa frase era "Avoid missing ball for high score", ovvero evitate di mancare la palla per ottenere il punteggio più alto. Non rimaneva che testare Pong prima di introdurlo nel mercato vero e proprio, e così nell'estate del 1972, Alan Alcorn andrò a testare un prototipo in un locale il cui nome è oggi iconico nella storia della videoludica, la Handicaps Tavern, sempre a Sunnyvale, sempre in California. Per dovere di cronaca, oggi questo luogo esiste ancora, ma ha cambiato gestione e nome, si chiama Rooster Father e purtroppo al suo interno sembra non esserci più alcun riferimento a quel periodo. Comunque a questo punto molte fonti riportano un fatto molto curioso. C'è chi dice che questa cosa accadde subito la stessa sera in cui Alcorn andò a installare questo prototipo, chi dice che accadde dopo qualche giorno, chi dopo una settimana, chi dopo 3. Comunque fatto sta che sembrerebbe che a un certo punto il gestore di questa Handicaps Tavern telefonò ad Alcorn dicendogli di venire subito nel locale perché il gioco non funzionava più. Recatosi sul posto, Alcorn si accorse che in realtà il prototipo di Pong funzionava benissimo, semplicemente era così pieno di monetine da $0,25 che non c'era più lo spazio per inserirne altre e per poter così iniziare una nuova partita. Molte fonti riportano anche che a quel punto Alan Alcorn telefonò a Bushnell per fargli sapere quanto accaduto nella Handicaps Tavern, e Bushnell proprio in quei giorni si trovava a Chicago per incontrare i manager di 2 società produttrici di macchine da gioco, la Bally e la Midway, in modo da trovare un partner commerciale per produrre grosse quantità di coin-op. Rimasto colpito dalle parole di Alcorn, sembra che Bushnell decise di non stringere più alcun accordo con società esterne e di accollarsi tutti i rischi e di produrre in proprio tutti i vari cabinati di Pong. In questo modo ovviamente i costi sarebbero lievitati, ma in caso di successo sarebbero aumentati parecchio anche i guadagni. Effettivamente questa volta Bushnell ci aveva visto giusto. Pong diventa un successone e tutte le unità prodotte vengono vendute, e si dice che in soli 2 anni ne furono prodotti circa 10.000 esemplari che si stima incamerassero nei vari bar e sale giochi più di $200 a settimana, un vero record per quei tempi. Mi piace pensare a Pong come una sorta di spartiacque, perché è come se segnasse una linea di demarcazione tra ciò che c'è stato prima e ciò che viene dopo. Quindi è con Pong che io faccio terminare la preistoria dei videogiochi e faccio iniziare la storia vera e propria, perché è proprio con l'arrivo di questa opera che tutte le persone, tutti i creativi che inizieranno a lavorare in questo settore potranno vedere le proprie opere giocate da milioni di persone in tutto il resto del mondo. Ed infatti, se Ralph Baer con la sua Odyssey, un personaggio a volte un po' dimenticato ma che comunque può essere considerato il primo ad aver tentato di sviluppare un mercato, è in realtà Nolan Bushnell con la sua Atari e Pong ad essere considerato, e a ragion veduta a mio avviso, il vero padre della game industries. Pong ad oggi da alcuni storici viene considerato come un vero e proprio simbolo della sua epoca. A tal proposito vi lascio nella descrizione un link ad un articolo molto curioso scritto da un amico, Luca Traini del team di Neoludica, un duo che si occupa di game art in Italia, di cui ho già avuto modo di parlarne in altre occasioni. In questo articolo Luca fa una curiosa analogia proprio tra l'arrivo di Pong e gli scambi diplomatici tra Stati Uniti e Cina, che proprio in quegli anni, con il progressivo ritiro dell'esercito americano dal Vietnam e i primi scontri tra Cina e Unione Sovietica,
stavano iniziando ad avvicinarsi. Ma non solo, in un'intervista è lo stesso Nolan Bushnell che ci racconta che a suo modo Pong era un gioco che cercava di mettere alla pari uomini e donne in sintonia con i movimenti femminili degli anni 70 che si prodigavano per la parità dei sessi. È stato l'inizio dell'emancipazione delle donne. Le donne e tutte le altre minoranze hanno deciso che è il momento di alzarsi e dire insieme basta. Forse gli uomini non sono ancora pronti, ma la rivoluzione è già iniziata. Le donne americane sono scese in piazza. Era accettabile per una donna emancipata entrare in un bar e dire tranquillamente: vuoi giocare a Pong? Pago io. Le donne hanno una migliore coordinazione della muscolatura minuta, dunque in generale potevano giocare a Pong meglio degli uomini. Per la prima volta le donne potevano sfidare gli uomini alla pari e vincere. Molte donne iniziarono a frequentare i bar e a vincere tornei e a vincere anche scommesse. C'è però qualcosa che non torna. I più attenti tra di voi che hanno visto anche gli episodi precedenti di questa serie avranno notato che Pong ricorda qualcosa che abbiamo effettivamente già visto. In particolare ricorda il gioco che Ralph Baer aveva già fatto vedere verso la fine degli anni 60 e questa cosa a Magnavox, l'azienda che aveva prodotto la Odyssey, la prima console da videogiochi, questa cosa diciamo che non andava troppo a genio. A questo punto, in merito a come sono andate le cose, ci sono ovviamente diverse fonti, ma non tutte sembrano raccontare la stessa versione dei fatti. Sembrano tutte concordi nel dire che in qualche modo Magnavox avesse cercato inizialmente di muoversi per vie legali contro Atari, ma poi c'è chi dice che le due compagnie non arrivarono a tal punto, c'è chi dice che invece si ritrovarono proprio in tribunale. C'è anche chi afferma che la Magnavox nel corso degli anni citò anche altre compagnie, come ad esempio Nintendo. È difficile anche capire come sono andate le cose perché soprattutto per quanto riguarda la Atari i diretti interessati non sembrano parlare di questo argomento, è una sorta di tabù. Ho trovato soltanto un'intervista in cui Alan Alcorn racconta che Nolan Bushnell aveva effettivamente partecipato ad una presentazione a porte chiuse della Odyssey. E ho trovato anche una intervista a Ralph Baer che in realtà si trova sul documentario The Fate of Atari, che se siete abbonati ad Amazon Prime Video potete guardare gratuitamente, ve lo lascio magari linkato nella descrizione. Ecco, lì in quella intervista Ralph Baer racconta che una mattina incrociò lo sguardo fuori da un tribunale proprio con Nolan Bushnell e che il fondatore dell'Atari se l'era cavata semplicemente pagando delle licenze. Sembrerebbe quindi che il primo vero grande classico della storia dei videogiochi sia una sorta di plagio d'autore. Al di là di come la si vuole pensare, al di là di come sono andate effettivamente le cose, molti sembrano dire che comunque Pong fosse un gioco decisamente migliore rispetto a quello proposto sulla Odyssey, migliore da un punto di vista della risposta dei comandi, migliore da un punto di vista del gameplay, molto più fluido e più veloce. Ma ovviamente la Atari non si fermò qui e nella prossima puntata scopriremo come sia riuscita a dominare il mercato per più di 10 anni. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e spero di vedervi nella prossima puntata. Ciao!